Sofì, ciao, bentornata. Buongiorno a tutti, cari video ascoltatori. Abbiamo di nuovo la piccola Sofì che vuole salutarvi, no? Poco fa hai detto che vuoi salutare i nostri ascoltatori. Qui stiamo facendo le lezioni sull'illuminismo, stiamo realizzando le lezioni sul cosiddetto assolutismo illuminato, le riforme dei sovrani, no? Avete visto? Nella prima lezione su questo argomento, la scorsa volta, abbiamo parlato delle riforme in generale, del loro significato, del contesto in cui nascono, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto anche degli esempi precisi, come quello del catasto. Sofì, tu non hai sentito quella lezione, hai preferito giocare con Bianchina piuttosto che ascoltare le mie lezioni. Allora, invece, in questa seconda lezione sull'assolutismo illuminato parleremo delle riforme Stato per Stato, sovrano per sovrano. Aiuto Sofì, Sofì se ne vuole andare. La lasciamo andare, va bene Sofì? Cos'è? Te ne vuoi andare o no? Vuoi restare con me? No, se ne sta andando, quindi andiamo avanti con le riforme dei sovrani illuminati, caso per caso. Abbiamo già visto gli stati asburgici, abbiamo già accennato ad alcune riforme di Maria Teresa d'Asburgo d'Austria che ci sono servite anche come esempi. Maria Teresa d'Asburgo d'Austria regna sui possedimenti austriaci, possedimenti dinastici, possedimenti patrimoniali degli austriaci, non solo l'Austria, ma ovviamente i territori nei Balcani, la Lombardia, il Belgio. Lei regna dal 1740 al 1780, darà un'impronta al Settecento, una grande sovrana, grande protagonista della politica, della diplomazia, delle guerre del Settecento, come abbiamo già spiegato in un altro ciclo di video lezioni. Maria Teresa d'Austria, però, aveva visto, subito dopo la sua salita al trono, aveva visto messo a repentaglio l'insieme dei suoi possedimenti da una guerra aggressiva da parte di Federico II di Prussia e da molti altri sovrani d'Europa, compresi i sovrani tedeschi che l'avevano tradita. Lei era, ricordate, possedeva i territori dinastici degli Asburgo d'Austria, però essendo donna non poteva essere imperatrice di Germania. L'imperatore era suo marito Francesco di Lorena, d'accordo? L'imperatore germanico. Invece Maria Teresa era a capo dei possedimenti diretti degli Asburgo. Ricordate questa distinzione: l'imperatore di Germania era sempre un Asburgo d'Austria di solito, ma veniva eletto, aveva un potere totalmente vuoto, totalmente soltanto onorifico, virtuale sulla Germania, mentre invece ciò che era importante erano i possedimenti dinastici, ereditari, che gli Asburgo si trasmettevano appunto per eredità. Questi li possedeva Maria Teresa, mentre l'imperatore era suo marito Francesco, duca di Lorena. Ricordate che mezza Europa non accettò che una donna potesse essere a capo dell'impero dinastico degli austriaci, né che suo marito, che non era un Asburgo d'Austria, potesse essere eletto imperatore del Sacro Romano Impero. E quindi Maria Teresa si rese conto che senza delle riforme, e questo l'abbiamo in parte già detto la scorsa volta, delle riforme importanti che potessero unificare, che potessero stabilizzare l'insieme dei suoi territori così diversi, soprattutto quelli così diversi tra loro, soprattutto quelli dei Balcani, e il suo regno non avrebbe potuto continuare, sarebbe stato sempre in pericolo, d'accordo? Non basta l'esercito, non basta la democrazia, ci vogliono delle riforme incisive per migliorare la ricchezza e la potenza della nazione. Abbiamo già visto che la Lombardia è, per fortuna dei Lombardi, è il laboratorio di tutte le riforme austriache vengono applicate prima in Lombardia, poi se funzionano in tutti gli altri possedimenti, compresa l'Austria stessa, se funzionano male vengono fatti dei correttivi e così via. Abbiamo già detto che Maria Teresa in Lombardia abolisce dei privilegi feudali, in particolare, attenzione, vengono aboliti moltissimi privilegi del clero. Questo Maria Teresa lo fa tra il 1765 e il 1768.
morto. Maria Teresa cosa fa in Lombardia? Abolisce molti privilegi del clero, ricordate le riforme anti-ecclesiastiche. In particolare abolisce l'esenzione del clero dalle imposte, quindi il clero d'ora in poi deve pagare le tasse, e i tribunali ecclesiastici riservati, questo privilegio scandaloso che esisteva ovviamente solo nei paesi cattolici, non nei paesi protestanti, perché la prima cosa in assoluto che fece Lutero, proprio la prima, fu abolire tutto il diritto canonico e i tribunali ecclesiastici. Per lui il fedele cristiano doveva essere un cittadino al pari degli altri, d'accordo? Quindi anche i sacerdoti, anche i vescovi non dovevano avere quei privilegi. Nella mentalità di Lutero e dei protestanti non esiste proprio l'idea del diritto ecclesiastico, che esiste un diritto separato e diverso da quello dello Stato civile. E invece, ovviamente, nei paesi cattolici questi assurdi privilegi per la Chiesa erano continuati, quindi c'erano i tribunali ecclesiastici riservati. Se tu eri un prete, un vescovo, un ecclesiastico, non venivi giudicato dal tribunale dello Stato, ma di un tribunale ecclesiastico che molto spesso, ovviamente, ti aiutava, ti assolveva o ti dava delle pene ridicole anche in caso di omicidio, anche in caso di reati gravissimi, e lo Stato non poteva fare assolutamente niente. Maria Teresa abolisce proprio si tratta di vergogne secolari della Chiesa cattolica, come si possono altro definire. Perché l'impulso riformatore di Maria Teresa, attenzione, lei è al trono dal 1740, riprende fortemente dal 1765? Perché c'era una novità. A partire dal 1765 suo marito, ho appena citato, Francesco di Lorena, era morto e quindi il nuovo imperatore germanico, imperatore del Sacro Romano Impero, era il figlio di Maria Teresa, dal 65 Giuseppe II, d'accordo? Per diventare anche il possessore dei territori dinastici degli Asburgo, Giuseppe II ovviamente avrebbe dovuto aspettare la morte di sua madre Maria Teresa, che arriva nel 1780. Spero di essere chiaro. In quanto imperatore di Germania, Giuseppe II ovviamente non aveva nessun potere reale, volete, l'imperatore di Germania era solo un titolo onorifico svuotato di ogni significato, non aveva nessun potere reale sull'Austria, sulla Lombardia, sull'Ungheria, sulla Boemia, sulla Transilvania, sul Belgio e su tutti i possedimenti diretti dove c'era sua madre Maria Teresa. Però comunque la spinse a fare delle riforme, le consigliò alla madre di fare delle riforme, la criticò anche fortemente, pensate, suo figlio, per non aver portato avanti in maniera più incisiva le riforme. Quindi Maria Teresa fu spinta dal figlio, imperatore di Germania, a realizzare molte altre riforme. Poi Giuseppe II, appunto, diventa il sovrano dei territori asburgici alla morte di Maria Teresa, e quindi Giuseppe II, attenzione, regna nei territori asburgici dal 1780 al 1790. In questi 10 anni noi vediamo l'impegno riformatore più spiccato e più evoluto di tutti i sovrani riformatori del Settecento europeo. Giuseppe II realizza delle riforme di eccezionale rilevanza, che adesso vedremo. Addirittura il suo nome viene proprio legato per antonomasia al riformismo, a tal punto che si parla di giuseppismo o di giuseppinismo. Cioè il giuseppismo è la tendenza a fare riforme, proprio dal suo nome. Giuseppe II realizza in 10 anni, ripeto, nei territori austriaci sottomessi agli Asburgo d'Austria, non solo l'Austria, ma tutti i territori sottomessi agli Asburgo d'Austria, dal 1780 al 1790 queste riforme. Primo, ci sono durissime riforme anti-ecclesiastiche, vengono aboliti tantissimi ordini religiosi, tutti gli ordini religiosi considerati inutili, i loro beni vengono nazionalizzati e vengono venduti per essere inseriti nel mercato. Molte delle riforme di Giuseppe II vanno proprio nel senso dei diritti dei cittadini, quindi sono riforme che istituiscono diritti civili, riforme liberali, pur essendo lui un sovrano assoluto.
pur essendo i contadini degli stati asburgici schiavi. Vengono abolite tutte le discriminazioni contro gli ebrei, è il primo caso al mondo. Siamo nel 1781, viene istituita la tolleranza per tutti i culti religiosi, è la prima volta al mondo in uno Stato cattolico. Viene riconosciuto il matrimonio civile oltre a quello religioso. Anche in questo caso non era mai successo nella storia dell'Occidente cristiano. Viene riconosciuto il matrimonio civile, quindi come oggi ci si può sposare in chiesa, ma ti puoi sposare anche al di fuori della chiesa. E attenzione, viene istituito il divorzio, non per tutti, ma per quelli che sono sposati civilmente. Quelli che si sposano in chiesa cattolicamente non possono divorziare, ma quelli che si sposano civilmente possono divorziare. Anche in questo caso è, non se non proprio il primo, uno dei primi casi al mondo in un paese cattolico, l'istituzione del divorzio, d'accordo? Toglie l'istruzione ai preti e istituisce, l'abbiamo già detto nella prima lezione, l'istruzione elementare obbligatoria. L'analfabetismo quasi scompare nei territori austriaci. Istruzione elementare di Stato obbligatoria, d'accordo, per le scuole elementari. I cittadini devono saper leggere, i cittadini devono essere istruiti. Poi nel 1787 approva un codice penale modernissimo che istituisce l'eguaglianza di tutti davanti alla legge. Dopodiché attenua anche la censura, toglie la censura alla Chiesa, istituisce la censura di Stato al posto della censura ecclesiastica. Poi fa delle riforme a favore del capitalismo e del libero commercio. Già il fatto di aver espropriato le terre della Chiesa cattolica inutili, improduttive, di averle vendute ai privati è già una riforma nel senso del capitalismo. Ma lui abolisce tutte le corporazioni, istituendo la libertà del lavoro, la libertà nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, che sapete erano fortemente limitate dai poteri della corporazione. Attenzione, voi direte, sono riforme importantissime, molto apprezzabili, e io sono d'accordo, però adesso vorrei farvi capire qual è il limite non solo di Giuseppe II, ma il limite invalicabile, il limite probabilmente inevitabile di tutte queste riforme di sovrani assoluti che governano in un regime, appunto di ancien regime, in un antico regime dove ci sono i privilegi dell'aristocrazia. Lui vuole spingersi più oltre, attenzione, vuole fare delle riforme che nessun altro sovrano illuminato proverà a fare. In un paese più arretrato di altri paesi europei, qual era l'Austria, vuole abolire gli obblighi feudali dei contadini. Si tratta di riforme ovviamente di enorme portata. Si tratterebbe della fuoriuscita, perlomeno parziale, dal sistema feudale. Abolire almeno una parte degli obblighi feudali dei contadini, per esempio le corvée, le prestazioni di lavoro gratuite che i contadini devono al signore. Le corvée e prestazioni di lavoro gratuite sono la caratteristica del feudalesimo in epoca moderna. Vuole considerarle, dichiararle riscattabili in cambio di una quota, cioè i contadini pagano una quota in denaro e possono riscattare le corvée, non farle più, liberarsi di questo. Secondo voi lui ce la fa a fare queste riforme? Cioè queste riforme vengono abolite, si tratta di abolire una parte del sistema feudale, come farà solo la rivoluzione francese in seguito, d'accordo? Ovviamente la nobiltà, l'aristocrazia di cui lui fa parte, Giuseppe II, è d'accordo? Assolutamente no. E i contadini diventerebbero liberi, potrebbero acquistare le loro terre, riscattare la loro servitù.
questo andrebbe a danno ovviamente degli aristocratici. Gli aristocratici si ribellano. I più duri, i più proprio conservatori, sono gli aristocratici ungheresi, la nobiltà ungherese, che ricordate ha salvato i possedimenti austriaci nella guerra di successione austriaca. Gli austriaci e l'Asburgo-Dacia non possono fare a meno della fedeltà dell'Ungheria, della nobiltà ungherese. La nobiltà ungherese si oppone a queste riforme, d'accordo? Abbiamo un'opposizione della nobiltà ungherese che minaccia addirittura la guerra civile. Queste riforme per liberare i contadini dai vincoli feudali, queste riforme contro il feudalesimo, che ripeto, solo Giuseppe II cercherà di fare, nessun altro di quelli che abbiamo nominato e di quelli che nomineremo dei sovrani assoluti riformatori proverà ad intaccare proprio la struttura portante del proprio sistema feudale. Queste riforme vengono fatte, in parte vengono approvate dal 1785 al 1789, ma la nobiltà non accetta queste riforme. Giuseppe II deve fare marcia indietro. Lui muore nel 90, ma già nel 1700, attenzione, 89, lui deve ritirare molte di queste riforme. Quindi attenzione, non è vero, come spesso si dice, che sarà il suo successore Leopoldo II, dopo la sua morte nel 90, da morte di Giuseppe II, va sul trono dei possedimenti asburgici Leopoldo II dal 1790 al 1792. Con Leopoldo II si interrompe ogni slancio riformatore, non si fa più niente. Ma non è vero che Leopoldo II non porta avanti le riforme di Giuseppe II e di suo fratello, perché in realtà Giuseppe II stesso, come vi ho detto, un anno prima di morire, ritira una parte di queste riforme. Il motivo è anche che siamo nel 1789, cioè i sovrani assoluti hanno ben altre gatte da pelare, perché è scoppiata la rivoluzione francese. La rivoluzione francese in tutta Europa segnerà la fine delle riforme dei sovrani illuminati, perché molti sovrani inizieranno a pensare, capite, a non perdere la testa come Luigi XVI di Francia, inizieranno a pensare ovviamente che le loro riforme di fatto favoriscono quella che per loro era un'anarchia, una pericolosa deriva anti-aristocratica, democratica, anche radicale, egualitaristica, dalla rivoluzione francese. Molti iniziano a dire le riforme poi favoriscono la rivoluzione francese, che voleva eliminare i sovrani assoluti e l'assolutismo. E quindi a volte, anche per rafforzarsi contro le successive guerre di espansione che la Francia rivoluzionaria farà contro l'Austria e gli altri sovrani, le riforme, diciamo, non sono più possibili, d'accordo? Le riforme si bloccano. Però una riflessione su questo è importante, non è solo la rivoluzione francese. Si può riflettere su questo. Le riforme dei sovrani illuminati avevano un limite invalicabile, cioè non potevano intaccare la profonda struttura economica, l'esistenza stessa del feudalesimo, la schiavitù dei contadini in Europa orientale, anche in Austria, ma anche in Europa occidentale, i contadini sfruttati dagli aristocratici, anche dai borghesi che si erano nobilitati e avevano acquisito terra nobile, erano la base dell'economia, capite? Quindi adesso magari vi appaiono meno straordinarie le riforme che ho detto prima, perché? Capite, questi sovrani illuminati fanno le riforme che sono facili. Facile togliere potere alla Chiesa, perché nel Settecento anche le classi popolari si erano stufate della Chiesa, dei suoi privilegi, eccetera. Facile istituire l'istruzione elementare, dare libertà di stampa, d'accordo? Eliminare o attenuare la censura, dare l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, la tolleranza religiosa. Cioè queste riforme sono agevoli da fare, ok? E queste riforme non intaccano, capite? Sto cercando di spiegarmi, non so se riesco a spiegarmi. Queste riforme, prendi anche tutta la serie di riforme brillantissime di Giuseppe II, queste riforme non intaccano in profondità la struttura economica dell'antico regime, del feudalesimo.
D'accordo? Si potrebbe dire che sono riforme, oggi qualcuno direbbe radical chic borghesi, sono riforme che vanno a favore soltanto degli uomini liberi, dei più ricchi, di una elite, d'accordo? Di una elite di borghesi e aristocratici illuminati, ma dell'abolizione della censura, dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Che se ne fanno i contadini che sono schiavi? Non valgono queste riforme per loro, d'accordo? I contadini in Austria erano giuridicamente delle cose, degli oggetti, proprietari di proprietà del padrone. È nobilissimo, è apprezzabilissimo che Giuseppe II, unico caso nella storia del riformismo illuminato, abbia cercato di eliminare la servitù dei contadini, però in questo modo lui finiva per eliminare proprio il sistema feudale, la base che permetteva anche a lui di essere al potere, di essere giustificato al potere. Gli aristocratici avrebbero dovuto mettersi a lavorare. Le riforme dei sovrani illuminati hanno un limite invalicabile. Si tratta di riforme fatte comunque in una società feudale che rimane feudale. Soltanto la rivoluzione francese, in una sola notte, l'Assemblea Nazionale Costituente abolirà tutti i privilegi feudali e farà sembrare queste riforme dei sovrani che all'epoca sembravano eccezionali, le farà sembrare limitate, le farà sembrare timide, inefficaci rispetto alla rivoluzione proprio della struttura mh, sociale e politica portata avanti dalla rivoluzione francese. Quindi capite, quando un sovrano, anche il più illuminato di tutti, Giuseppe II, cerca di estendere le riforme alla struttura economica, alla condizione giuridica dei contadini, all'eliminazione di quei privilegi feudali che sono la base economica della società dell'antico regime, lì non ci riesce, d'accordo? Leopoldo II, poi abbiamo visto in questi 2 anni, succede a Giuseppe II, non fa più nessun tipo di riforma perché tutti i sovrani ormai sono coalizzati contro la Francia della rivoluzione francese e, e quindi le riforme sembrano una cosa secondaria se non abbiamo visto qualcosa che indebolisce i sovrani assoluti rispetto alla guerra che proprio nel 92 i governi girondini dichiarano all'Austria e a tante altre potenze assolutistiche. Quindi Leopoldo II blocca le riforme in Austria non perché non avesse alcuna volontà riformatrice. Infatti Leopoldo II, attenzione, in precedenza, cioè prima di ereditare i possedimenti di Asburgo d'Austria, era stato Granduca di Toscana. Dal 1765 al 1790, capite, quindi per un lungo periodo, prima di abbandonare la Toscana perché aveva ereditato i possessi di Asburgo d'Austria, lui col nome di Pietro Leopoldo II, in quanto Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, aveva fatto tante riforme in Toscana, il riformismo di Pietro Leopoldo in Toscana. Ancora adesso i toscani si ricordano delle riforme di Pietro Leopoldo, che dopo almeno 100 anni di immobilismo e di stagnazione, di declino economico della Toscana, riattivò proprio le speranze di quella terra. Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, prima di diventare Leopoldo II d'Austria, aveva liberalizzato il commercio dei grani in Toscana nel 1767 su progetto di Pompeo Neri. Ve lo ricordate? Lo stesso che pochi anni prima aveva concluso con successo il catasto lombardo per Maria Teresa d'Austria. Pompeo Neri, grande riformatore italiano, fa anche la riforma del commercio, la liberalizzazione del commercio dei grani in Toscana. Pietro Leopoldo in Toscana voleva rendere la Maremma un posto spopolato e paludoso, voleva bonificarla, renderla un grande granaio per esportare grano all'estero. Beh, questo progetto di risanamento della Maremma fu fallito, insomma, venne
quasi completamente fallito. Comunque lui non solo, attenzione, liberalizza e elimina i vincoli di commercio del grano in Toscana, elimina anche i vincoli verso l'estero, d'accordo? Lui voleva che il grano della Maremma fosse appunto fosse da esportare all'estero, quindi si lancia proprio nel grande commercio internazionale, liberalizza tutto, cioè attiva un sistema di tipo borghese capitalistico. Infatti nel 1770 abolisce anche le corporazioni che erano fortissime in Toscana, avevano grande tradizione, ricordate Dante Alighieri, eccetera, e quindi mette la terra sul mercato ed ha anche un grande successo, la terra che si deve comprare e vendere liberamente senza privilegi o inalienabilità di tipo feudale. Quindi proprio favorisce il capitalismo, la crescita di una classe di imprenditori capitalisti in Toscana. Certo, il catasto in Toscana fallisce, Pietro Leopoldo non riesce a realizzare il catasto. Comunque Pietro Leopoldo rimette, capite, in moto la Toscana. Lui voleva fare tante cose in Toscana, si scontra con dei limiti che sono dei limiti oggettivi. Il catasto non fallisce solo in Toscana, fallisce anche a Roma, nello Stato Pontificio, fallisce anche nel Regno di Napoli, e questo l'abbiamo già detto. Fare delle riforme in Italia, nello Stato italiano, era particolarmente difficile, era molto più difficile che farlo nelle grandi nazioni. C'erano dei problemi strutturali in Italia. L'Italia era composta da staterelli piccoli e questo già ovviamente limitava il successo delle riforme. In Italia mancavano le strade, gli stati italiani non collaboravano affatto tra di loro, mancavano le strade proprio di collegamento per andare da un posto all'altro, quindi un grande commercio era estremamente difficile, quindi ci sono dei limiti al riformismo degli stati italiani proprio per questi problemi che l'Italia aveva. I Borboni a Napoli non è vero che non hanno fatto assolutamente niente, anche se certo durante il loro regno l'Italia meridionale e la Sicilia non si risollevarono granché. Però per esempio almeno il primo sovrano dei Borboni, vi ricordate Carlo III, quello che sottrae il regno di Napoli all'Austria vincendo la battaglia di Bitonto nella guerra di successione polacca, quello che ha guidato personalmente i propri soldati a Bitonto a sconfiggere gli austriaci. Carlo III, no, il primo del nuovo regno autonomo dei Borboni a Napoli, figlio, ricordate, del re di Spagna, il Borbone Filippo V. Carlo III era arrivato a Napoli con grandi intenzioni, lui è il primo dei Borboni di Napoli dal 1734 al 1759. Era animato dalle migliori intenzioni, vuole fare questa, quell'altra riforma, eccetera. Non riesce a fare assolutamente niente. Non è il sovrano che non è buono, è la situazione disperata, arretratissima del Regno di Napoli che non gli consente di fare assolutamente niente. Il potere della Chiesa, il potere degli aristocratici era talmente forte che Carlo III arriva dicendo voglio fare questa riforma, voglio fare questa, e poi non riesce a fare assolutamente niente. Non c'erano neanche le strade nel Regno di Napoli, non c'erano le scuole, non c'era niente. Pensate che quando un Borbone doveva andare e trasferirsi da Napoli a Bari o da Bari a Napoli, lo faceva su una nave per via di mare, perché le strade letteralmente non esistevano. Peraltro siamo stati anche sfortunati perché nel 59 Carlo III eredita il trono di Spagna, d'accordo? Perché suo fratello Filippo VI, che era succeduto a Filippo V, era morto senza figli e allora lui ottiene il trono di Spagna. Quindi Carlo III, come re di Spagna, deve abbandonare il regno di Napoli e si trasferisce dal 1759 al 1788, lui sarà re di Spagna.
Come vedete, parlando delle riforme dei sovrani, stiamo andando anche avanti nella storia dell'Europa rispetto alle lezioni, no? Dell'argomento che trovate sempre nella playlist del Settecento, l'argomento intitolato Settecento, guerre e politica, no? Stiamo nominando dei sovrani che prima non abbiamo preso in considerazione. Come re di Spagna, Carlo III riesce a fare delle riforme, a differenza di quello che non aveva fatto a Napoli. Non ci riesce, perché anche la Spagna è irriformabile. Ricordate che anche Filippo V, quel primo Borbone che dalla Francia è arrivato in Spagna, cercato di fare tante cose nei primi anni, ma poi era stato bloccato. Neppure l'Inquisizione era stata abolita in Spagna. Quindi capite, molto spesso le riforme non si fanno non perché manca la volontà del sovrano, ma perché non esistono assolutamente le forze che sostengono il sovrano in questo. Carlo III in Spagna vuole fare molte riforme, ha dei risultati molto limitati, abolisce alcuni privilegi fiscali, abolisce alcuni privilegi che riguardano la proprietà terriera, caccia i gesuiti, ma l'abbiamo visto, lo fanno i sovrani di tutta Europa, c'è una certa liberalizzazione del commercio in Spagna, c'è una maggiore centralizzazione amministrativa, quindi qua Carlo III qualcosa per le riforme in Spagna lo fa, però sono riforme molto molto limitate nonostante le sue buone intenzioni. L'unica zona della Spagna che insomma riesce a riprendersi capitalisticamente, industrialmente, dopo il disastro della Spagna nel 600, nel primo 700, è la Catalogna. La Catalogna riesce a far risorgere quelle manifatture di cotone pregevoli che erano state annullate dai disastri economici precedenti della Spagna. Nella prossima, spero l'ultima lezione, quindi la terza lezione sulle riforme dei sovrani illuminati, vedremo le riforme di alcuni pezzi grossi dell'assolutismo illuminato, personaggi veramente importantissimi come Federico II di Hohenzollern, re di Prussia, amico di Voltaire, oppure la zarina Caterina II di Russia. E poi vedremo anche le riforme, vedremo se saranno riuscite o fallite in Francia da parte di Luigi XV e poi del suo successore Luigi XVI. Secondo voi in Francia si riescono a fare delle riforme? Se si fossero fatte delle riforme davvero, sarebbe scoppiata la rivoluzione francese? Poteva la rivoluzione francese non scoppiare? Se i sovrani assoluti, Luigi XV, Luigi XVI di Borbone, avessero di loro iniziativa dall'alto modernizzato la Francia, avessero resa meno feudale, meno ingessata? Vi ricordate che noi abbiamo già parlato di Federico II di Prussia, di Caterina II di Russia, relativamente alle guerre, alle diplomazie, alla conquista dei territori. L'abbiamo fatto nell'argomento 700, guerra e politica, in tutte le lezioni di quel macro argomento intitolato così, che trovate nella playlist del 700. Non abbiamo parlato però di Federico II e di Caterina II in quanto grandi riformatori e anche grandi amici personali di grandissimi personaggi dell'illuminismo. Anche in Francia di Luigi XV, vi ricordate, abbiamo parlato appena quando abbiamo parlato della Francia nella prima metà, diciamo, del Settecento, ne parleremo molto meglio. Vedremo poi perché molti illuministi rimasero delusi dalle riforme in generale, dall'azione politica di un Federico II o di una Caterina II. C'è poi un ultimo paese d'Europa dove le riforme non esistono, non perché sia un paese arretrato, ma è anzi il paese più evoluto di Europa, il più potente, la prima potenza mondiale. Le riforme non servono e comunque non vengono fatte. Qual è questo paese? Avete sicuramente indovinato. Ci vediamo la prossima volta.